Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo mese di maggio 2024, soprattutto quali sono le linee guida sia a livello generale e poi facciamo un'analisi sul lavoro e sull'amore. Ok? Ok. Andiamo a vedere. Allora, mettiamo tre carte guida, bilancia, tre carte guida sia a livello generale che sul lavoro e poi sull'amore. Tre carte guida a livello generale, bilancia, carta guida, il lavoro, carta guida, l'amore, carta guida. Ok, allora vediamo a livello generale. La falsa porta. Questo è il mese in cui ti accorgerai di alcune cose che credevi vere, ma sono false. Che vuol dire? Ha più ambiti, poi vediamo amore, lavoro, adesso andiamo a vedere. Il mese in cui farai delle scoperte, scoperte che alcune cose che credevi vere non sono vere, alcune cose che credevi invece finte sono vere. Va bene? Poi vediamo in che ambiti. Va bene. Vediamo un po' il lavoro. La porta dell'Ade mi parla come se fosse la morte e avviene un cambio nel lavoro. Un cambio avviene nel lavoro e poi andiamo a vedere di che cambio si tratta. Ok, e vediamo l'amore. Wow! La porta del paradiso in amore è la carta più forte di tutto il mazzo. La porta del paradiso, qua c'è una relazione importante per te, eh? Eh sì, qua c'è una cosa grossa per te in amore. Analizziamole subito, vediamo un po'. Allora, la falsa porta, vediamo un po' a livello generale cos'è che ti accorgi. Di cosa mi parla la falsa porta? Anche di persone che hanno magari mentito, ingannato. Qua avviene un reset. Vediamo. La falsa porta. A livello generale cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi della bilancia? Ah, 5 di bastoni, un po' di conflitti ci sono con qualcuno, ci saranno. Sul lavoro, 8 di denari. Che però verranno pacificati. Allora, qua in questo mese ci saranno delle contrarietà o dei conflitti sul lavoro, che però con la temperanza mi dicono tutto torna in equilibrio. Ci saranno quindi dei conflitti con delle persone sul lavoro o delle contrarietà o non riuscire ad intendersi. Però vedo che poi ci si sforzerà da entrambe le parti per mettersi d'accordo. Vediamo. Parlano proprio di lavoro. Qui due altre ne mettiamo. L'eremita e gli amanti. Qua mi stanno parlando che poi sull'amore ci sarà, tu andrai con prudenza perché qua può arrivare proprio l'amore. L'amore è quello con la maiuscola, il 4 di bastoni. Arriva un incontro d'amore prezioso che ti vede andare un po' con prudenza, quasi non ci credi, lo dicevano alla porta del paradiso. Vediamo energia carta positiva per te. Carta positiva regina di denari mi dice che hai tutto sotto controllo. La regina di denari al positivo mi parla del fatto che tu avrai pazienza, molta pazienza, sia in ambito lavorativo, qui vedo in ambito lavorativo una grande pazienza che porterai, ecco perché le cose riesci a risolverle. 6 di denari, vedi, tu sarai il pilastro con la quale ci si intenderà. Carta negativa in questo mese, cavaliere di denari. Certo è che la cosa può andare un po' lenta a livello lavorativo, questa risoluzione, però piano piano ci si intenderà. C'è da lavorarci su per mettersi d'accordo con gli altri, ok? Ok, ok ragazzi miei, andiamo a vedere adesso, subito. Siccome mi hanno parlato del lavoro, adesso vediamo un'analisi del lavoro con la porta dell'Ade, di cosa parla questo cambio. Cosa parla questo cambio in ambito lavorativo per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia? Paggio di coppe. Io
qua ti vedo bene in questo momento. Paggio di Coppa mi parla del fatto che tu sei motivata a livello lavorativo in questo momento. Ti vedo motivata, il 6 denari sei anche tu la bilancia. Ti vedo motivata magari su un progetto nuovo o ti vedo motivata in questo momento. Cosa accade nel mese di maggio 2024? Linee guida sulla bilancia quali sono? 5 di denari, la giustizia, qua ci sei tu. Ok, ho capito, 10 di spade. Qua tagli corto con una situazione nel lavoro. Non sei soddisfatta a livello economico o non sei gratificata o gratificato come meriteresti, però ti vedo motivata, però non sei gratificata per quanto fai o gratificato. Vedo che qua c'è una nuova tappa. Qual è l'energia del 10 di spade? Della stella. Io vedo che qua c'è la risoluzione di una situazione che ha a che fare col denaro e col lavoro, perché magari non ti senti soddisfatta completamente dove stai o di quello che stai facendo, non vieni gratificata, però vedo che la stella mi parla di sanazione, mi parla anche nel lavoro della risoluzione di una situazione, mi spiego? Vediamo carta positiva nel lavoro. Carta positiva è il paggio di spade e qua ci sei tu, se avevi dei dubbi le cose inizieranno a farsi chiare. Inizieranno a farsi chiare, parlerai chiaro qua. Vediamo qual è l'energia della giustizia. 7 di spade. Alcune persone non si comporteranno bene, non si comportano bene o non si comporteranno bene e si risolverà questa cosa. O stavi aspettando delle risposte, 3 di bastoni? Oppure alcune persone che non si comportano bene. Scoprirai una persona che non si è comportata bene, secondo me. E qua lo vedevamo anche di là, e qua vedo che verranno sanate queste dinamiche. O scopri questa persona, vedo che si possono sanare queste dinamiche, al tempo stesso rimani un po' sulla difensiva per vedere cosa fa questa persona in ambito lavorativo. Sì. E energia finale del lavoro per la bilancia. Cavaliere di bastoni, energia finale, arriva un cambio a tuo favore. Ok? Vediamo cosa ti dice l'oracolo nel lavoro, ecco perché la porta dell'Ade, no? Un cambio arriva, vediamo un po'. Respirare, ti dicono mantieni la calma. Queste sono le domande, ti fai magari delle domande perché qualcuno si è comportato così. E spingersi al limite, poi ci sarà un rinnovo però. Ci sarà un rinnovo che parla di oltrepassare i limiti, la risoluzione, un cambio a tuo favore. Ok? Ok ragazze mie, adesso passiamo all'amore. Allora, analizziamo subito questa carta meravigliosa della porta del paradiso. Cosa ci racconta in amore per la bilancia? Vediamo subito. Energia attuale nell'amore, energia attuale nell'amore, energia attuale nell'amore, energia attuale nell'amore per la bilancia. Paggio di denari, io qua vedo comunicazioni, nuovi ingressi, comunicazioni concrete che sono volte a concretizzare qualcosa. 4 di denari mi parla probabilmente o tu stai connettendo con una persona che vuole fare delle cose con te, tu stai un po' sulle tue, oppure qua abbiamo una persona molto concentrata sulle sue cose lavorative attualmente, ok? O sei tu che sei molto concentrata sul lavoro, concentrato sul lavoro, oppure stai connettendo con una persona che è concentrata sul lavoro o sulla sua stabilità, un po' più restia ad aprirsi. Però ci sono comunicazioni. Vediamo un po' cosa succede in questo mese di maggio 2024. Amore, bilancia. 7 di coppe, puoi avere opzioni qua. Dove ci vuoi cauta? L'eremita e il carro, wow! Allora, per alcuni di voi potete avere delle opzioni qua. Va bene? Ci sono delle opzioni dove ti vedo andarci prudente, andarci cauta l'eremita, però subito dopo c'è il carro che mi parla di un successo amoroso, dell'apertura dove ti lasci andare, o comunque vedo un successo, poi conosci una persona che è distante, magari la conosci che lavora dove abiti tu,
Oppure se stai connettendo con una persona che è molto concentrata sul lavoro in questo momento, ti può dare da pensare, tu non sai cosa pensare, un po' così, a fine mese o comunque sia alla fine, io vedo che c'è un successo pieno in amore, tant'è che abbiamo la porta del paradiso. Forte il segno del cancro, della Vergine, ok? Vediamo un po' l'energia positiva per te in amore. 4 di bastoni, incontro, io qua vedo un incontro, una persona che prende la macchina, viene da te, prende l'aereo, quello che è. Vedo incontro, un incontro prezioso, ok. Carta negativa, il mago, l'unico intoppo è il lavoro. Non vedo altri intoppi, che può dare un po' di tensione. Il lavoro è in questo momento oppure un lavoro a distanza, l'unico intoppo è il lavoro. Però non è intoppo, perché poi vedo che qua all'inizio ti può dare da pensare questa cosa, però vedo che c'è successo poi, eh. Forte il segno dei gemelli. Vediamo un po' qual è la direzione per te. La direzione 8 di denari, l'unico intoppo può essere il lavoro, ma non è un intoppo perché io qua vedo che si sblocca, non c'è altro, va bene? Non c'è altro. Sì, la ruota mi parla di lavoro, l'unico intoppo che per vedersi o comunque sia un po' di situazione un po' andarci prudenti è il lavoro. Mm. Vediamo un po' cosa succede alla fine. Bilancia, amore, il diavolo, 8 di coppe e il re di spade. Qual è l'energia del re di spade? Del 2 di denari. Io credo che qua è l'asso di coppe. L'unica cosa che può farti un po' pensare è il lavoro. Però io qua vedo che questa persona con il diavolo, fammi vedere l'energia del diavolo nei tuoi confronti. Non avevo dubbi, asso di denari. E questa persona vuole assolutamente un'opportunità con te. Io qua vedo che a fine mese c'è un incontro prezioso. Vuole assolutamente un'opportunità con te questa persona, da che può essere stata più ferma per motivi di lavoro, l'abbiamo visto, o può essere stata una persona più nella sua zona di conforto che voleva un po' più di silenzio emozionale, vuole un'opportunità con te. Io vedo che qua arriva questo cambio. Però qua io ti vedo come se metti alla prova un po' questa persona. Per alcuni di voi, vediamo un po' ancora qual è l'energia di questo cambio dell'otto di coppe. Re di denari, mi parla di nuovo di lavoro. Quindi qua arriva un cambio da parte di questa persona. Se non ti ha dato l'interesse che meritavi, fa questo cambio nei tuoi confronti, va bene? Però è una persona molto interessata a te. Vedo che il lavoro qua può essere l'unico intoppo, ce lo dicevano anche qua nella direzione. Però io credo che qua tutto si vedi il 4 di coppe, magari può essere una persona molto impegnata nelle sue cose, responsabilità e questo può darti da pensare, da guardarlo un po' così di sospetto, però vedo che le cose vanno bene con il carro. Vediamo ancora l'energia del carro qual è. Assolutamente l'imperatore, subito dopo questa persona vuole rimettere ordine. Mi parla, è pur vero che questa è una persona che può avere degli obblighi importanti, però dimostrerà interesse e importanza anche nei tuoi confronti. Forte il segno della Capricorno, Gemelli, Ariete. Vediamo un po' l'energia del 4 di bastoni al positivo, il 3 di denari. Guarda, c'è la volontà di avere un incontro insieme, di fare dei piani insieme, facciamo questo, facciamo quest'altro, assolutamente sì. Quindi la porta del paradiso ci confermava che non abbiate timore se avete un po' di confusione rispetto a questa persona, rispetto all'amore, perché questa è una persona intenzionata a fare un cambio nei vostri confronti, a darvi stabilità, ci sono ottime prospettive, tu stai un po' sulla difensiva, però parlandone qui io vedo che le cose tornano in equilibrio, ok? Mm. Vediamo cosa ti vuole dire questa persona, cosa ti dirà, lo facciamo con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui-lei li trovate sotto l'info box in descrizione. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Qua c'è una persona molto gelosa di te, non vuole fare errori con te, magari qua per alcuni di voi gli date un po' un ultimatum, va bene, rispetto a questa distanza, però questa persona reaziona a te, assolutamente. Ancora? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Cosa vuol dire questa cosa? Qua arriverà un cambio.
di quello che ti ho parlato. Ancora, l'amore è follia, sì, qua da tanta rigidità sul lavoro, sulle responsabilità, si fa qualcosa di folle, cioè nel senso voglio stare insieme, voglio incontrarti, voglio fare dei piani insieme, va bene, facciamolo, io qua vedo che si farà. Ok, vediamo cosa ti dice l'ultimo oracolo sull'amore, bilancia. L'isola del tesoro mi parla di denaro qua e vedi è tempo, per motivi di denaro la cosa può andare un po' più lenta o di lavoro o di responsabilità, però poi arrivare al traguardo, c'è una persona che non si ferma, che va dritta, va bene? Quindi rispetto anche alla carta la falsa porta ti accorgerai anche rispetto a quest'altro ambito, no? Che magari una persona la vedi un po' più ritirata, non è così, qua c'è tutto il contrario, la porta del paradiso ce lo diceva, ok? Vediamo a livello generale cosa ci aggiungono gli altri oracoli per te in questo mese, a livello generale. Abbraccio, affetti, famiglia, amicizia. Mi dice che tante persone ti saranno accanto. Questa carta, se non sbaglio, è uscita anche al Gemelli. Avrai persone di spessore accanto in questo mese che supporteranno il tuo viaggio meraviglioso chiamato vita. E senza enigma, non cercare con la mente il mistero risolve. Ti dicono che come tutti i segni d'aria c'è una grande iperattività mentale, ti dicono per le cose che vuoi analizzare, che la tua mente vuole analizzare, lascia perdere, cioè non le analizzare, va bene? Il mistero risolve. Ricordiamo, come vi insegno sempre, che la vita si costruisce in segreto, la vita è mistero. Tu non ti preoccupare, che le cose vanno per il tuo massimo bene. Alcune cose che magari tenderai a voler analizzare con la mente, stai tranquilla, ok? O tranquillo. Un'altra? Sacra unione ierogramma interiore nozze alchemiche. Questa mi parla sia dell'integrazione con il tuo sé superiore, le nozze alchemiche in questo mese, sia che il tuo sé superiore facendo queste nozze alchemiche ti realizza qua c'è un amore che ne vale la pena. Va bene? Tu stai tranquilla, va bene? Non ti preoccupare, è tranquillo. Quindi, bellissima stesa, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.